Ciao amici, ben ritrovati e soprattutto tanti auguri di buon anno nuovo, visto che questo è il primo video dell'anno. Non è un unboxing, come potete vedere c'è tanta roba sul tavolo, perché un po' sono passate le feste, quindi il Natale, la riunione della nostra associazione e quindi lo scambio di auguri ma anche di regali, perché mi sono arrivate un bel po' di cosine, ma anche gli scambi, le cose che ci scambiamo e che come sempre sono quelle che foraggiano il canale, perché ovviamente non posso comprare tutto e fortunatamente ci sono gli amici che mi cedono qualche cosa per raccontare a voi come funziona. E allora comincio, intanto ringrazio Enzo Di Luozzo, che mi ha fatto trovare questo suo CD, che è stato anche un concerto molto ben riuscito in quel di Isernia, e quindi grazie Enzo, l'ho ascoltato, mi è piaciuto molto, ma ne abbiamo già parlato al telefono. Ovviamente è un musicista, o perlomeno comunque anche se non lo fa di professione, è uno di quelli che è veramente capace di suonare e di raccontare le emozioni con la musica. E a proposito di emozioni, faccio un po' di posto, perché qui ci sono delle cose che non sono in commercio, o perlomeno non sono ancora in commercio. Io spero che lo saranno presto, e quindi al momento ve le racconto così come mi sono arrivate, partendo da questo, che è una realizzazione di Cristina Gallana Midori, la conoscete? Beh, lo devo far vedere assolutamente. Guardate che bellezza, anche se in realtà lo ha dato in regalo alla mia mogliettina che è musicista. Guardate che spettacolo, ma veramente sembra quei mobili di una volta che si aprivano con tutti i cassetti, ogni cassetto uno scomparto dove mettere buste, biglietti, e ce ne sono davvero di ogni razza e credo, segnalibri, etichette, biglietti, un Midori dedicato ovviamente al mondo della musica. E poi qui ci sono due biglietti per un concerto che ovviamente c'è stato, ma è di bella memoria. E allora grazie Cristina, ma spero che ci sia l'occasione per tutti voi di poter acquistare queste cose che mi immagino il tempo che abbiano ricevuto, che abbiano meritato per essere realizzate. E ancora due cose che non troverete in commercio ma che ho il privilegio di avere. In questo caso devo ringraziare il nostro comune amico, perché lo conoscete tutti anche voi, le iniziali sono EC, guarda caso risponde al nome di Ernesto Casciato, che mi ha fatto trovare questi due inchiostri che sta realizzando ma anche mettendo a punto per le stilografiche. Ed è un altro mondo, ve li descriverò ovviamente nel video dedicato. E a proposito di inchiostri, cosa abbiamo qua? Un calamaio più che mai riconoscibile fra tutti, Ackerman. Vi parlerò un po' di questi inchiostri, uno mi è stato regalato, devo ancora aprirlo, eccolo qua, e poi alcuni che mi sono stati prestati, e così scopriremo insieme se vale la pena acquistare in una nazione, l'Olanda, che ci impegna un po' dal punto di vista delle spese e dei costi di spedizione. Pelikan, avete visto? Sì, certo, chissà quante, chissà quale. Questa è una penna molto particolare, la Pelikan M300. Una penna anche abbastanza costosa, se vogliamo, perché gli esemplari non sono tanti, è una penna raffinata, una penna dedicata alle mani femminili. In particolare poi questo esemplare è dotato di un pennino OM, obliquo medio, motivo in più per metterla alla prova e scoprirla. E poi, questa ve la faccio vedere da qui, la Sailor Fude col pennino Fude, però io ho già provveduto a cambiarlo, visto che sono compatibili, poi ve lo racconterò in un video a parte. Eccolo qua, il mio pennino Fude questa volta è montato sulla più bella Kurogane. E poi che cosa? A proposito di penne, è uscita recentemente la Light Live di Pilot, una penna stilografica che richiama un pochettino i Pilot Touch Point che io ho usato molto, soprattutto al liceo. Una penna che ha il pennino Super Quality, ve ne parlerò perché anche questa è una bella scoperta. Ritornando un po' agli inchiostri, prima di passare ad altre penne stilografiche di tutto rilievo, eccolo qua, noce moscata. Sì, si usa un po' nel pasticcio di lasagna, negli arrosti, in qualche pietanza che viene preparata durante le festività. E allora, ecco la noce moscata di Leonardo, ma anche per esempio Robert Oster. Questo è un'edizione speciale 2022, un inchiostro con i brillantini. Private Reserve, ne ho presi un paio
da provare, e anche questo De Atramentis Purple Violet mi è piaciuto molto su alcuni pennini, e sempre in tema di inchiostri, e sempre grazie ai miei amici dell'associazione, che ormai sono proprio amici più che iscritti eccetera, Ferris Wheel Press. Questi inchiostri come funzionano? Vale la pena acquistarli? Ve lo dico senz'altro, sono molto validi. E poi sempre ancora inchiostri, ho avuto la possibilità di testare gli Herbin, quelli delle 2 collezioni speciali, degli inchiostri anche abbastanza costosi, non nascondiamocelo. E per finire, no, veramente non per finire, ma ancora per ingolosirvi, un'edizione speciale di Aurora. Già quale sarà? Eccola qua, Aurora Flex. Questa è una bella penna, grazie Daniel, purtroppo dovrò restituirtela. Eccola qua, veramente una penna interessante col pennino flessibile che Aurora ha messo sul mercato recentemente. E poi questa Aurora Lex Collection di Delta. Qualcuno di voi probabilmente la ricorderà in 2 esemplari, quello con il caricamento a cartuccia converter, ma persino una stilografica in caseina, quindi una vera delizia per i collezionisti e gli appassionati. E poi devo ringraziare delle persone, a partire da Charlotte, che purtroppo non ha fatto in tempo a mandare il suo biglietto di auguri, perché ha letto come tante persone purtroppo nel periodo natalizio e prenatalizio. Allora eccolo qua il biglietto, e grazie Charlotte, rimettiti presto, perché grazie per i tuoi bei biglietti. Beh, a proposito di disegni, questo è quello che mi ha fatto Andrea. C'è Marco Chiari che, come forse potete vedere, dice I love stilo. Ciao Andrea, grazie, veramente bello il tuo disegno, lo sai che è qui con me nel mio studio. E anche devo salutare, ho qui il blocco, una bambina invece che non ha fatto in tempo a venire all'incontro, poverina, ci è rimasta male, e io anche, perché una piccola appassionata come lei, ho sempre voglia di incontrare i piccoli appassionati, quindi non voglio perdermi l'appuntamento, e allora la saluto così. Ciao Fatima, hai un nome bellissimo e te lo scrivo qua. E poi un ringraziamento a Stefania. Grazie Stefania per il tuo pensiero, sai a cosa mi riferisco. Pensiero è anche, insomma, quello che ci va dietro. Io vi lascio però con il disegno di Andrea. I love stilo. Sì, è proprio così. Ciao a tutti, vi aspetto ai video e buon anno ancora.